Sono Davide Carminati e in questo video vi parlo delle modalità con cui abbiamo considerato il ruolo delle comunità all'interno della nostra ricerca. La nostra ricerca, come già spiegato da Lorenzo in un altro video, si basa su interviste rivolte ad individui con lo scopo di far emergere l'unicità del pensiero dell'intervistato, che infatti è libero di spaziare tra gli argomenti e soffermarsi su quanto crede più rilevante. Noi sostanzialmente prepariamo uno script e il soggetto però è libero di saltare da un punto all'altro in base a quelli che sono i suoi interessi. È una intervista qualitativa utilizzando un metodo partecipato. L'oggetto della ricerca è quello dell'autoimprenditorialità per migranti e l'ecosistema che ruota intorno ad essa. Proprio per questo i soggetti che intervistiamo non sono solo migranti, ma sono anche altre organizzazioni, istituzioni che ruotano intorno ad essi. In questo contesto è emersa per noi la centralità dell'impatto che le comunità hanno sull'individuo stesso e come l'individuo è condizionato dalla comunità stessa nel raccontare di sé, nel concepirsi e nel proprio percorso lavorativo. Cosa intendiamo quando parliamo di comunità? Secondo una definizione prettamente sociologica e abbastanza estensiva, l'insieme di tutti gli individui legati tra di loro da caratteristiche comuni che vengono riconosciute dagli individui stessi. Nella nostra ricerca, le comunità più evidenti e connotate sono i gruppi etnici, ma in senso più microscopico anche gli individui che lavorano in contesti simili, soprattutto se caratterizzati da un punto di vista di ideali specifici, ad esempio, che ne so, le ONG o incubatori per migranti, possono essere comunità, un centro di accoglienza, una classe di una scuola, gli inquilini dello stesso appartamento, i colleghi di un'azienda, una famiglia. Perché è importante dunque tener conto del ruolo delle comunità nella nostra ricerca? Innanzitutto per un presupposto filosofico che noi abbiamo deciso di sposare, cioè quello dell'indicalità di Garfinkel. Esso, semplificando molto il concetto, esamina il fatto che ogni affermazione abbia un contenuto più ampio di quello letterale e che questo contenuto varia in base al contesto nel quale è pronunciato, a livelli di comprensione diversi in base a chi ascolta. Ciò per chi come noi lavora con testi, parole, partecipazione anche emotiva è fondamentale. Cecilia approfondirà in un altro video un pezzo di quanto detto. Noi abbiamo diverse esperienze personali facendo la ricerca che testimoniano questo. Abbiamo partecipato ad eventi e festival culturali che ci hanno fatto proprio capire come quello che noi diciamo a chi lo diciamo nel contesto in cui lo diciamo viene connotato da dei principi etici che ne modificano e ne variano, diciamo, la vera comprensione e il vero senso. In secondo luogo è importante perché in molte ricerche quantitative emerge, direi non come esito, ma come dato statistico, cioè come diciamo, situazione di fatto, un legame tra mobilità lavorativa, scelta abitativa, legami sociali e l'appartenenza ad una comunità, nello specifico ad un gruppo etnico. Dunque, per noi che parliamo di lavoro e che facciamo action research e che dunque ci interessa il risvolto pratico di quello che stiamo indagando, è rilevante scontrarci con questo. Da un lato per confrontare ciò che noi raccogliamo con i dati empirici, dall'altro veramente per capire se questo immobilismo è una condizione, diciamo, che non è possibile superare o se invece ci sono delle chiavi per superarla. In terzo luogo perché le comunità si comportano come attori autonomi nel supporto all'autoimprenditorialità. Dall'osservazione della nostra indagine possiamo dire che esistono delle azioni e delle possibili soluzioni che nascono spontaneamente in contesti informali come quelli delle comunità e che queste soluzioni, questi fattori sono fondamentali da considerare proprio perché molte volte possono essere la chiave per risolvere un problema. In relazione a questi tre elementi ce ne sono altrettanti che ci hanno aiutato nella nostra indagine. Il primo
è che chiunque si trovi nel contesto nazionale, possiamo dire quello italiano, ma anche di altri stati, e decide di affrontare il percorso dell'imprenditorialità, deve fare i conti con un sistema che è precostituito e che quindi in qualche modo è costretto ad adattare il proprio modo di comunicare, di vivere, di comprendere gli altri. Questo non elimina l'indicalità, che come abbiamo detto è inevitabile, ma crea comunque un insieme di codici comunicativi che almeno superficialmente devono permettere una reciproca comprensione e che comunque devono essere considerati quando si guarda all'individuo. In secondo luogo, e ritengo che sia il più importante, il nostro target di ricerca è quello del migrant entrepreneur, dunque un'eccezione in sé. Chi vuol fare impresa sa che sta operando in un solco nuovo. Dunque la speciazione etnica di cui abbiamo parlato prima, che spesso viene fatta, decade proprio perché noi ci riferiamo, potremmo dire, a una nicchia, agli innovatori, a chi vuole e sa di portare una novità, in qualche modo chi vuole ricombinare le carte. In terzo luogo perché la nostra presenza come attore, la nostra presenza di X23 come attore e non solo come ricercatore spettatore, ma come soggetto che si incrocia alle comunità e che magari a volte le contamina, è un fattore di novità. Chi parla di autoimprenditorialità con noi vede in noi un attore del sistema e quindi sente un ulteriore appoggio, potremmo dire. Nel nostro lavoro, ad esempio, con Billo, questo sicuramente ha inciso in alcune scelte fatte da lei. La location, ad esempio, che Billo sta scegliendo per sviluppare il suo progetto, ha delle caratteristiche che dipendono dall'interazione con noi. Potremmo quasi dire che la nostra presenza dà una specie di boost di coraggio che viene dal concepirsi in una comunità comunque più ampia di quella in cui il soggetto si è sempre ritrovato. In conclusione, le comunità giocano di certo un ruolo da protagonista in questa ricerca e per questo vanno considerate. Ma a differenza di altri studi, noi crediamo che questo fattore debba essere in qualche modo superato per andare a scoprire la radice dell'aspirazione dell'individuo e dunque indagare quei fattori che sono di fatto game changer e che quindi possono ribaltare un trend di speciazione sociale che crea la segregazione e il pregiudizio.